E a proposito di latino e di posti vicino all'Italia, ma che Italia non sono perché scimmiottano il latino, la Sardegna non fa parte dell'Italia. De Vulgari Eloquenzia 1.11, eliminiamo anche i sardi, che non sono italiani, ma sembrano accumulabili agli italiani, perché essi soli appaiono privi di un volgare loro proprio e imitano la grammatica come le scimmie imitano gli uomini. E Ciriatto, a cui di bocca uscia d'ogni parte una sanna come a porco, li fe sentir come l'una sdruscia. Tra male gatte era venuto il sorco, ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: state in là, mentr'io lo nforco. E Ciriatto, al quale dalla bocca usciva una zanna da ogni parte come un porco, a un cinghiale, gli, al dannato, fece sentire come una sola zanna struscia, scivola, scuoia la pelle. Tra gatte maligne era venuto, stato catturato, il sorcio, topo. Ma Barbariccia lo, al dannato, chiuse, protesse, con le braccia e disse ai demoni, state in là, lontani, mentre, per il periodo, che io, Barbariccia, lo inforco, tengo appeso, sostituendomi a Graffiacane. Ciriatto, che nel canto precedente è descritto come sannuto, qui è specificato che da ogni parte della bocca gli esce una zanna, proprio come ai cinghiali, noti per avere più denti di noi e soprattutto i maschi ne hanno due canini molto lunghi e in continua crescita che escono dalla bocca. Sdrusciare sta per scivolare, sdrusciare via, qui in riferimento di una zanna che bene scivola tra pelle e carne, insomma lo scuoia, più che lo squarta. Continua a parlare di animali e ti ricordo quel tane del canto precedente e dimora, seppur con altro significato, in questo. Infatti qui descrivo la situazione davanti ai miei occhi, come un sorcio, topo, catturato, nelle grinfie di gatte, femminile come lonza e lupa di 1-1, maligne. Qui male, gatte. Nel canto precedente male, branche. Gatte e sorcio, altro detto popolare come chiesa e taverna. Ma nonostante topo gatte, interviene Barbariccia che lo abbraccia, il chiuse con le braccia, per proteggerlo, diciamo così, anche perché dice agli altri statevene lontani, mentre che io lo inforco, quindi insomma si assume il compito di tenerlo su, invece era Graffiacane che finora lo stava tenendo su, e di proteggere il dannato affinché possa parlare. E infatti, e al maestro mio volse la faccia. Domanda, disse, ancor se più di sì saper da lui, prima ch'altri il disfaccia. E al mio maestro, colui che mi insegna, volse, Barbariccia, la faccia. Domanda, disse Barbariccia, ancora se desideri sapere di più altre cose da lui, dal dannato, prima che gli altri, diavoli, lo, al dannato, se ne disfacciano di lui, se ne disfino. Uncinato il dannato, Barbariccia, dopo essersi rivolto ai suoi, si rivolge a colui che mi insegna e gli dice di domandargli dell'altro al dannato, adesso che è attaccato per i capelli al suo uncino e non assalito dai diavoli. Chiedergli altro se Virgilio ha desiderio di sapere altro da lui, prima che gli altri diavoli si disfacciano, il contrario di fare, disfare, di lui. Infatti al momento Ciriatto si è limitato a scuoiarlo un po' con la zanna, ma gli altri non vedono l'ora di squartarlo con gli uncini. 1-6, graffia di spirti e di scoia e di squarta. Il dannato inizia a rimpiangere e rimpiangerà di essere uscito dalla pesce bollente, fossi io ancor con lui coperto, perché almeno là sotto, seppure totalmente immerso in una pesce ustionante, Arsi, non subisce le torture dei diavoli. Diavoli che hanno la preda a portata di mano e sono impediti dal loro superiore di distruggerla, ma non riusciranno a trattenersi e ogni tanto continueranno a dare sfogo alla loro natura, se non al loro compito, dato che sono lì per fare quello. Lo duca dunque, ordì degli altri rii, conosci tu alcun che sia latino, sotto la pece? E quelli, mi partì, poco è, da un che fu di là vicino. Così foss'io ancor con lui coperto, ch'io non temerei unghia né uncino. Il duca, colui che conduce, dunque, data la richiesta ricevuta, disse: ora parla, dannato, degli altri rei malvagi. Conosci tu
dannato, qualcuno che sia latino, italiano, sotto la pece? E quello, il dannato, io, dannato, mi partii, si separò, poco è, da poco, da uno, un altro dannato, che fu sulla terra vicino di là, dei latini, dell'Italia, vicino. Che io potessi essere ancora coperto sotto la pece con lui, così che io, dannato, non temerei, avrei paura, unghia, artiglio né uncino dei diavoli che ora ha intorno. Il duca è Virgilio, colui che conduce, però, dettaglio, non scrivo qui il mio duca, e nel canto precedente il duca, colui che conduce, era anche Barbariccia, dei diavoli, la lingua stretta, coi denti verso l'or, dei diavoli duca, per cenno. Virgilio vuole che il dannato, che non ha fatto il suo nome, ci dica che se conosce qualcuno latino che sta sotto la pece insieme a lui. Un Virgilio che scrisse dell'Italia chiamandola Italia e che disse Italia già nel primo canto, di quella cantata da lui, umile, termine altissimo, Italia. Ma per riferirsi a quella di ora, dice non più umile, ripeto, parola dal significato altissimo anche in quel caso riferendosi all'Italia scritta da lui, Italia, ma latino. Lui, Virgilio, che scriveva in latino, mentre io ho fatto una scelta diversa in quest'opera, scegliendo una lingua più umile, appunto, riuscendo a innalzare il livello dell'opera e della lingua stessa. E a proposito di latino e di posti vicino all'Italia, ma che Italia non sono perché scimmiottano il latino, la Sardegna non fa parte dell'Italia. De Vulgari Eloquentia 1.11, eliminiamo anche i sardi, che non sono italiani, ma sembrano accumulabili agli italiani, perché essi soli appaiono privi di un volgare loro proprio e imitano la grammatica come le scimmie imitano gli uomini. Dicono infatti domus nova e dominus meus. Io chiesi a Virgilio di poter sapere chi egli fu, e Virgilio insiste nel chiedere a lui da dove viene e se intorno a lui c'è qualcun altro che viene da lì. Sempre i luoghi la fanno da padrona. Ed estendendo il ragionamento, Beatrice stessa in 1.2 dice: I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar di Sio, dove quel luogo non è Toscana, Lombardia, Navarra o Sardegna. Il dannato risponde che poco fa, prima di essere catturato, era insieme a uno che visse vicino ai latini. Poi rimpiange i bei tempi, commedia, in cui era sommerso nella pece bollente, con lui e gli altri. Perlomeno non doveva temere i diavoli che ora son con lui, unghia né uncino. Egli bicocco, troppo avem sofferto, disse, e preseli il braccio col runciglio, sicché, stracciando, ne portò un lacerto. Draghignazzo anco i volle dar di piglio, giuso alle gambe, onde il decurio loro si volse intorno con mal piglio. E Libicocco disse: abbiamo sofferto troppo, non potendolo torturare. Egli, al dannato, prese il braccio con il runciglio, uncino, così che, stracciandolo, spezzando in filamenti la carne, Libicocco ne portò via, strappò al dannato un pezzo lacerato, un brandello. Anche Draghignazzo volle dare di piglio, partecipare alla lacerazione, giù alle gambe del dannato. Perciò, visto questo, il loro dei diavoli, Decurione, capo della Decuria, si girò intorno, fece giri intorno al dannato, appeso al suo uncino, con malpiglio, aggressività, allontanando i diavoli. Il dannato è lì appeso a disposizione, invece viene sprecato tempo a parlare dal punto di vista dei 9 diavoli. Allora questi, già allontanati poco fa, staten là, ripartono all'attacco. Un attacco già annunciato, prima che altri il disfaccia. Barbariccia chiede a Virgilio se vuole fargli altre domande. Virgilio gliene fa una, ma i diavoli non riescono ad aspettare neanche la risposta del dannato. In 2 nello specifico, i nomi li so già tutti, non riescono a trattenersi, dato che, dal loro punto di vista, troppo avem sofferto. Quindi il primo, Libicocco, attacca alle braccia, il secondo, Draghignazzo, alle gambe. Il primo colpo di uncino al braccio è così violento che strappa via un pezzo. Stracciar la carne è proprio un termine tecnico, è quel processo che, magari seguendo la direzione delle fibre muscolari,
Con delle lame si tira via, si spezza la superficie della carne ottenendone dei filamenti. Ad esempio, in cucina gli straccetti di manzo, per rimanere in tema di cuochi e vassalli, linguaggio culinario che tornerà anche in questo canto. Anche Draghignazzo volle partecipare, non riuscendosi più a trattenere dall'assalto, e si dedicò alle gambe del dannato. Barbariccia, che pochi istanti fa aveva protetto il dannato dai loro attacchi e l'aveva preso lui in custodia, si trova costretto a difenderlo, di nuovo. Prima lo aveva protetto con le braccia, ora gli deve girare intorno con aggressività, per far distanziare di nuovo gli altri 9. Lui, Decurione, capo della Decuria. Runciglio rima con di piglio e mal piglio. Quand'elli un poco rappasciati fuoro, a lui, che ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro. Quando essi, i diavoli impazienti, furono un poco rappacificati, calmati dall'azione di Barbariccia, a lui, al dannato, che ancora mirava, guardava con attenzione la sua ferita ricevuta da questo doppio attacco, il mio duca, colui che mi conduce, domandò senza dimora, esitazione. Ricevuto il doppio attacco fisico a gambe e braccia, nonostante sia un'ombra, da parte dei diavoli che gli hanno strappato pezzi di braccia e gambe, Barbariccia allontana i più impazienti e il dannato sta ancora guardando le sue ferite che colui che mi conduce chiede senza attendere. L'impazienza di Virgilio e le brevi frasi del dannato sono più che giustificate, visti i continui attacchi da parte dei diavoli che non riescono a trattenersi. Rappacificare col significato di mettere in pace, calmare. Un poco, perché restano comunque diavoli aggressivi che ripartiranno all'attacco appena possibile. Colui che mi conduce ha approfittato subito di questo momento di pace per fare un'altra domanda a questo lui che non ha ancora detto il suo nome, ma ha informazioni sulla sua vita. Chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a proda? Ed ei rispose, fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogne froda, ch'ebbe i nemici di suo donno in mano e fe sì lor che ciascun se ne loda. Chi fu sulla terra colui dal quale hai detto, tu dannato, di aver fatto male a partirti, separarti, per venire alla proda, approdare, uscire dal liquido appeso all'uncino di un diavolo? Ed egli, il dannato, rispose, quello che era vicino a lui nella pece fu frate Gomita, quello della Gallura, uno dei 4 giudicati della Sardegna. Vaso, ricettacolo, di ogni frode, che ebbe sulla terra, in mano, in pugno, catturati, i nemici del suo don, signore Nino Visconti, e lì, ai nemici del suo signore, trattò così bene che ciascuno, ogni nemico del suo signore, preso singolarmente, se ne loda, elogia, loda frate Comita. Sappiamo che accanto al dannato che è stato acciuffato ce n'era un altro che invece è riuscito a non farsi prendere, uno aspettar così come egli incontra, qu'una rana rimane e l'altra spiccia. La domanda di Virgilio si basa anche su informazioni che il dannato stesso ci ha già dato. Lo duca dunque, or di, come qui, degli altri riconosci tu alcun che sia latino, sotto la pece, e quelli. I mi partì, qui mala partita, poco è da un che fu di là vicino. Così fossi io ancor con lui coperto, chi non temerei unghia né uncino. La traumatica separazione che ha fatto approdare, ironicamente, giungere all'asciutto, e il dannato è dovuta, ricordo, all'essere stato tirato su con un uncino dai capelli appiccicati dalla tenace pece. Il suo nome non l'ha detto, però con facilità fa quello dell'altro che era con lui, prima di venire catturato dai diavoli. I 4 giudicati sardi di Cagliari, Arborea, Gallura, qui e Logudoro, prossima coppia di terzine, sono regni indipendenti che si formarono tra VIII e IX secolo, come conseguenza dell'isolamento cui fu costretta l'isola in seguito all'espansione araba nel Mediterraneo. Il signore di tale frate Gomita fu Nino Visconti, che troverò in 2.8. Donno, voce sarda per dire don, signore. Frate Gomita era al servizio di tale donno, invece nella prossima coppia di terzine Michel Zanche è proprio il donno.
Tale frate Gomita aveva il controllo dei nemici del suo signore, erano stati catturati, ma lui, come scritto in 1.21, del no per li denar vi si fa ita, in cambio di soldi permise ciò che non rientrava nel suo corretto svolgimento dei compiti. Li liberò, tanto che ancora i nemici del suo signore lo lodano. Danar si tolse e lasciolli di piano, sì come dice, e negli altri uffici anche, barattier fu non picciol ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche, di Logodoro, e a dir di Sardigna le lingue lor non si sentono stanche. Sì, frate Gomita tolse, prese i denari e lì, ai nemici del suo signore, lasciò andare via, di piano, assolti senza regolare processo. Così come egli stesso, frate Gomita, dice, e anche negli altri uffici, compiti, fu barattiere non piccolo, da poco, ma sovrano, sommo, il maggiore. Usualmente con lui, frate Gomita, c'è Don Michele Zanche di Logodoro, sempre in Sardegna. E a dire, parlare della Sardegna, di loro due lingue non si sentono mai stanche. Quindi frate Gomita, in cambio di soldi, liberò i prigionieri nemici del suo donno e non solo in quell'occasione, ma anche nel gestire altri suoi compiti fu barattiere, ma non un barattiere di poco conto, un barattiere sovrano. Ciò e il fatto che questi parlino sempre della Sardegna ricorda 1,17. Con questi fiorentin son padoano, spesse fiate mi intronan gli orecchi, qui parlando sempre della Sardegna, gridando vegna il cavalier sovrano. Come accaduto per ita, si continuano per i barattier a usare termini giuridici, quali lasciolli di piano, dal latino de plano, e altri uffici, dato che questa colpa richiede un determinato ruolo. Di solito, nella pece vicino a tale frate, che lavora per un donno, c'è proprio un donno, Michele Zanche, del giudicato di Logodoro. Nella terzina a lui dedicata non si specifica niente della sua condotta, ma fu, barattiere, ovviamente, al servizio di Heinrich di Hohenstaufen, detto Enzo di Svevia, figlio naturale legittimato dell'eretico 1.10 Federico II di Svevia, che gli attribuisce il titolo simbolico di re di Sardegna, ennesimo collegamento a Federico II. Soprannominato, il figlio, il Falconello, giusto per aggiungere un altro collegamento a questo canto, quando il falcon s'appressa, e anche egli scomunicato. Tale Michele Zanche fu tradito dal genero Brancadoria, che lo uccise, che in quanto parente, fede spezial con lui, è punito tra i traditori dei parenti nell'ultimo cerchio, non tra i violenti del settimo. 1.33. Egli è ser Brancadoria, e son più anni, poscia passati che il fussi racchiuso. Io credo, diss'io lui, che tu mi inganni, che Brancadoria non morì unquanque, e mangia e bee e dorme e veste panni. Nel fosso su, diss'el, de male branche, là dove bolle la tenace pece, non era ancora giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece, nel corpo suo, ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. L'ultimo verso, le lingue lor non si senton stanche, ricorda 1.18. Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Il fastidio di un navarrese che già deve stare immerso sotto la pece bollente, sorvolato dai demoni non conuncini, per sempre, e per di più è costretto anche a sentire dei sardi che con la loro cadenza parlano tutto il tempo della Sardegna. Una punizione insopportabile. O me, vedete l'altro che digrigna. I direi anche, ma i temo che ello non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello, che stralunava gli occhi per fedire, disse, fatti incostà, malvagio uccello. O me, vedete, io Virgilio e Barbariccia, l'altro, diavolo, Farfarello, che digrigna i denti. Io, il dannato, direi anche altre cose, ma io temo, il dannato teme, che egli, il diavolo che digrigna, non si apparecchi, disponga sistemi a grattarmi, graffiare al dannato la tigna, la testa. E il grande, importante, preposto, incaricato a ricoprire un ruolo, Barbariccia, volto, girato a verso Farfarello,
che stralunava, faceva uscire dalle orbite gli occhi, per ferire, aggredire il dannato, disse Barbariccia a Farfarello: «Fatti, mettiti da una parte, malvagio uccello, diavolo alato». Il dannato vorrebbe dirci altri nomi di latini o vicini che stanno con lui nella pece, però teme che si riproponga la situazione di prima, con diavoli che gli staccano violentemente dei pezzi del corpo. La sua preoccupazione in questo momento è che uno di quelli, quello là che digrigna, gli graffi la testa. Il linguaggio e la situazione continuano ad essere comici, un teatro di basso livello, non l'alta tragedia scritta dal mio maestro, ma ti ricordo che c'è gran poco da ridere, perché io a viaggio concluso, a ricordarmi di ciò, scrivo in questo canto i vidi e anco il cormen a capriccia. Insomma, il dannato li farebbe anche altri nomi, ma teme per la sua incolumità, non sa parecchio a grattarmi la tigna. Tigna sta per testa, sempre in un linguaggio di basso livello. Si dice tigna pelata per parlare di un calvo, in un osette che non ha un coperchio piloso al capo. Barbariccia, il grande preposto da Malacoda a condurre la decina, deve nuovamente intervenire per calmare i malvagi uccelli con lui. Anche Barbariccia si guadagna un grande, già guadagnato da altri come il Veglio e Capaneo in 1.14. Un grande che ovviamente non può essere comico, cioè che ovviamente può essere comico, ironico, può essere letterale, ma non equivalente di certo a moralmente grande o magnanimo. Il preposto, è colui che ricopre una carica o una funzione direttiva, o anche, attenzione all'ambiguità voluta nella scelta della parola, un ecclesiastico fornito di dignità capitolare in una chiesa collegiata o avente funzioni di parroco con preeminenza su altri. In questo caso era Farfarello quello che impazziva dalla voglia di sfogarsi sul dannato, che ti ricordo è un compito che tocca a loro svolgere, ma che a quanto pare provoca un piacere e un entusiasmo che non riescono proprio a controllare, qui che stralunava gli occhi per fedire, prima troppo avem sofferto. Barbariccia prima abbraccia il dannato per difenderlo, poi gli gira intorno per allontanare i diavoli, ora interviene dicendo di allontanarsi a un collega che chiama malvagio uccello, facendo continuare la vicinanza con gli animali. Tra poco Cagnazzo a cotal motto levò il muso,